Buon pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Vabbè, oggi ci incontriamo per un video creazioni. Sarà breve, sono una decina di pezzi, un po' mix tra perline e sudaceo. Non fate caso alle mie mani perché tra ieri e oggi c'è stata la raccolta delle olive in campagna per fare l'olietto. Dopo vi faccio qualche fotografia, alla fine del video vi metto, se siete curiose, qualche fotografia delle belle olive, così domani andiamo al frantoio e ci facciamo il nostro olietto. Allora, veniamo subito in ordine di tempo di creazioni. Allora, il primo che ho realizzato e replicato è questo semplice bracciale, ne dovrò fare altri 4 o 5 perché me ne ha chiesti una persona che deve fare un regalo a delle amiche, quindi di questi ne farò altri 3 o 4, non mi ricordo se 3 o 4, devo andare a controllare. E dovrò realizzarli nelle varie nuance di colore di queste perline in ceramica che non so se vi ricordate, carinissime, queste le avevo prese per una collaborazione, vabbè non si vede più, con la BB Craft. Quindi questo è il primo bracciale. Altro bracciale dove in realtà mancano i ganci è questo, fatto al macramè, con questa perla in centrale in ceramica presa un bel po' di tempo fa, è una delle ultime che mi è rimasta. Vedete, questa è il nodo piatto al macramè, c'è anche il tutorial sul mio canale se vi interessasse, vi metto il link nelle schede giù nell'info box. E, prese in fiera a Napoli, e questa è l'ultima che mi è rimasta delle fantastiche ceramiche, che non mi ricordo precisamente, ma vi metto eventualmente le informazioni, se mi ricordo, di dove avevo preso queste fantastiche ceramiche. Dopodiché mi è venuta in questi giorni la fissa del verde. Vi ricordate lo studio di colori? Quindi vedrete parecchie creazioni con il verde. Basta, sono andata in fissa in questi giorni, sarà l'autunno. Comunque è così. Mi raccomando ragazzi, non vi dimenticate di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella per avere tutte quante le notifiche dei prossimi video. Ovviamente se ciò che andrete a vedere vi piacerà, potrete supportarmi con un like che ovviamente è sempre gradito. Lasciatemi anche un commentino e ditemi se ciò che avete insomma visto vi piace, non vi piace, qual è il vostro preferito, insomma ditemi un po' la vostra. Ho realizzato questo ciondolo di cui trovate il tutorial sul mio canale. Come vedete, devo andare a comprare le suste in oro. Ho terminato le suste e non volevo fare il gancetto ad herringbone. Ho già il laccio con me perché vedete invece sull'altra versione avevo fatto questo laccetto ad herringbone, ma sinceramente qui volevo mettere una bella susta, ma le ho finite. Guardate che bello questo ciondolo, molto particolare, e di questo trovate il tutorial sul mio canale. Il ciondolo si chiama Poem, questo è il retro, e come vedete, cambiando il mix di colori cambia completamente l'effetto. Vi metto ovviamente il link sul canale, nelle schede vi metto il link del video, scusate, per chi volesse replicarlo. È veramente delizioso, io sicuramente ne farò uno rosso e nero. Dopodiché, cos'altro ho fatto? Altri orecchini in tessitura di perline, di questo non c'è il tutorial, è uno schema di una creativa americana e sono veramente sfiziosissimi. Come vedete qui sotto il coprigoccia fatto con le perline ad herringbone e niente, goccia in pietra. Sono veramente degli orecchini sfiziosi, particolari, e vi metto giù nell'info box il nome della creativa. Questo per farvi comprendere le tecniche mix. Guardate qui ad herringbone fatto questo fantastico copricoppetta, veramente deliziosi. Come vedete, verde, verde, verde. Andiamo ancora con un po' di verde, altri orecchini, eccoli qui. Anche di questi trovate il tutorial sul mio canale, non mi ricordo il nome che gli ho dato, però vabbè, ve lo metterò qui insomma in impressione.
non sempre mi ricordo. Questi sono fatti con la tecnica brick stitch e con la perla ed erano in collaborazione con Line Beats, se non erro, questo tutorial, quindi altri orecchini perlinosi. Stesso schema però completo, ho realizzato questi altri orecchini, è praticamente lo stesso, solo che qui ho ampliato. Ovviamente l'orecchino può essere realizzato come si vuole, il modulino è sempre sul mio canale. E questo sono tutte e due fatti, questo con perle in vetro, queste con perle Swarovski, queste con gocce in vetro, queste prese su AliExpress, riportato cristallo, ma penso che sia un buon vetro e non cristallo, insomma non sono Swarovski, e molto molto carini, perni in acciaio e minuterie varie. Sempre restando con le perline, ho terminato o no? Vediamo, aspettate. Ok, passiamo col soutache. Sì, con le perline ho terminato. Soutache, questi orecchini con, non so se lascerò questi perni, secondo me sono un po' sproporzionati, anche se indossati sono molto carini, devo dire la verità, perché li ho provati, però non lo so. Non so se lascerò questi oppure se farò una variazione. Sono molto semplici, con i cabochon di Michaela Cosma. Michaela Cosma, lei realizza soutache, realizza tessitura di perline, ha sicuramente una pagina Instagram, insomma la trovate. Vi metto eventualmente i link utili. Lo sapete, io acquisto cabochon di Silvia Placuzzi, di Sonia Arru, di Michaela Cosma, insomma io mi lascio molto ispirare, mi piace provare cabochon di tante creative, perché comunque secondo me ognuna ha una sua particolarità nel realizzarli. Quindi vi metto i vari link. Quindi parlando sempre di creative, ecco, sbagliato, questi altri cabochon piccini invece sono stati realizzati da Maria Teresa Armenia, anche lei ha un canale YouTube, vi metto il link utile, ed ho realizzato questi orecchini al lobo che però non sono ancora terminati, quindi devo finire il retro. Mentre questi li ho terminati, vedete ho messo anche il tag col mio logo, quelli invece non ancora. Altri orecchini sempre in verde, vai con l'autunno, sono questi, anche questi con i cabochon di Michaela Cosma. Adorabili, stupendi, con i perni che acquisto sempre da Fortunato. Spero che chi è di Bergamo e sia andato in Fiera Creativa a Bergamo abbia trovato Fortunato del mondo delle pietre ed abbia potuto acquistare questi perni fantastici che io ormai adoro, adoro, adoro. Costano un po' di più, però insomma ne vale veramente la pena. Quindi questo. Dopodiché, sempre restando più o meno sugli stessi colori, ho realizzato questi sono dei cabochon in vetro, non mi ricordo dove li ho presi, mi sembra da un sito polacco, ma non mi ricordo. Anche questi da finire il retro, e molto carini, con questa piattina sfumata. Le piattine qui sono di Bit Perles e questa esterna è di Filiforme. E ragazze, io mixo le piattine di varie marche, quindi mi piace, mi diverte proprio, perché poi il bello secondo me è anche questo. Ovviamente ogni tanto bisogna adattare, perché a volte sono più sottili, a volte più doppie, ci vuole un po' di pratica, però si può fare. Questi finalmente li ho terminati. Sì, ho terminato anche il retro, non mi ricordavo, ho fatto anche l'altro perché in realtà ero rimasta ad uno solo, e di questo trovate il tutorial sul canale, vi metto il link. Carinissimi, adorabili, sicuramente li farò in altri colori perché ho altri di questi bottoni. Ed ultimissimo, ma non per carineria, sono questi orecchini adorabili con i cabochon sempre di Michaela Cosma. Ho deciso di prendere i suoi cabochon in questo periodo per realizzare un po' di orecchini, e poi ci ho messo perle Swarovski, le Scarabeus mi sembra, e queste sono pietre prese da Fortunato tempo addietro, e questi sono i perni di Perlinolandia. Quindi questi sono gli orecchini, ho messo delle coppette, il retro devo mettere il tag e rifinire per bene, però diciamo che gli orecchini sono terminati, e sono terminati anche i bijou. E con questi ultimi orecchini
veramente adorabili. Adesso vado a mettere anche qui il tag. Vi saluto ragazze ed auguro a tutte quante una buona creatività. Ciao!